Buongiorno a tutti ragazzi, vi è mai capitato di non sapere cosa cucinare per pranzo oppure semplicemente di non aver voglia di star lì a spadellare? I norvegesi hanno trovato la soluzione a questo annoso problema e si trova qui all'interno di questo barattolo di buonissimi spaghetti alla capri. Come voi ben sapete, gli spaghetti alla capri sono un piatto tipico della tradizione amalfitana, ma che tengono probabilmente ben nascosti, perché io quando ero in vacanza a Capri non li ho mai visti né me li hanno mai proposti in nessun ristorante, quindi è un piatto estremamente segreto che gli abitanti di Capri si tengono tutto per sé. Ovviamente sto scherzando, questo è un piatto, già chiamarlo piatto un po' mi fa specie. Diciamo, è un cibo norvegese camuffato da piatto italiano. Questi spaghetti in barattolo sono saliti alla ribalta qualche settimana fa in occasione della partita tra la Roma e il Bodo Glimt. Sui social si erano scaldati un po' gli animi e allora un tifoso del Glimt, cercando di placare un po' le acque, aveva scritto un tweet in cui faceva notare che la Norvegia doveva essere grata all'Italia, perché dall'Italia vengono tante cose buone, tra cui la pizza e così via, e in questo elenco aveva messo anche questi spaghetti in barattolo. A questo punto immaginate voi, apriti cielo, i tifosi della Roma hanno preso quello come un grande insulto ed è nata una diatriba, anche con qualche tweet carino bisogna dire. Bene, vi dico la verità, io in 7 anni che vivo in Norvegia non li ho mai assaggiati e forse anche per quello che sono sopravvissuto. Però oggi sono qui a provarli per voi e niente, faremo insieme questa video recensione del prodotto, chiamiamolo, ecco. Iniziamo parlando del prezzo. Come prezzo gli darei già un bel voto, un 8, e forse temo sia il voto più alto che darò quest'oggi, perché costano 29 corone, ovvero poco meno di 3 euro, e si sta parlando di 870 grammi di prodotto. Secondo loro basta per 2 o 3 persone, quindi 2 o 3 porzioni, e se veramente 3 persone riescono a mangiare con 3 euro sarebbe una cosa ottima, specialmente con i prezzi che girano in Norvegia. Ovviamente bisogna vedere anche quello che si mangia, e quindi lo guardiamo subito, guardiamo gli ingredienti. Allora, il primo ingrediente è la salsa al pomodoro, 60%. Poi abbiamo degli spaghetti scritti in maniera sbagliata, scritti spaghetti. Qua hanno scritto giusto, sull'ingrediente hanno scritto sbagliato, però vabbè. Poi abbiamo le famosissime polpette alla capri, che danno il nome al piatto, che sono fatte di carne di pollo disossata meccanicamente, acqua, amido, grassi, sale, zucchero, così via, e aromi. E poi abbiamo le polpette cocktail, quindi 2 tipi diversi di polpette, anche questi fatti con carne di pollo disossata meccanicamente, acqua, amido, sale e probabilmente aromi diversi. E poi inoltre dice che può contenere tracce di uova. E speriamo, perché forse è la cosa più genuina che ci possa essere in questo barattolo. Data di scadenza è il 30 marzo 2026. Pensate, siamo nel 2022. Se li mangiate verso la data di scadenza rischiereste di mangiare un prodotto che è vecchio di quasi 4 anni. Onestamente non so, come genuinità, visti gli ingredienti e visti anche la data di scadenza, gli do un 3, non di più. Anzi, sono stato già abbastanza generoso. Niente, adesso passiamo proprio all'assaggio. Vediamo come si devono preparare. Semplicissimo, si mette in una padella e lo si cuoce per 5 minuti, oppure lo si può fare anche nel forno a microonde. Quindi come praticità gli darei un 6, visto che è molto pratico. C'è comunque da sporcare una padella, la pizza surgelata, per dirvi, è molto più pratica, però comunque un 6 glielo do. Certo, la praticità vuol dire tutto e vuol dire niente, nel senso che anche andare a brucare l'erba nel prato è pratico, però bisogna poi vedere quello che si mangia per l'appunto. Niente, andiamo a prepararli, li assaggerò e poi caricherò il video su YouTube, sempre se sopravvivo per l'appunto. Andiamo! Ed eccoci qua, il pranzo è servito. Oh, bene, siamo pronti per l'assaggio. Iniziamo col dire che a noi italiani gli spaghetti piacciono al dente. Qua non sono al dente, ovviamente, non sono neanche stracotti, qua si stanno per sciogliere, vedete che roba. Quindi
Direi che come consistenza diamo un bel 2 meno e non di più assolutamente. Come vedete ci sono due tipi diversi di polpettine, queste sono rotonde e poi ci sono queste qua allungate che sono tipo fiustellini. Quali siano le polpette cocktail, quali siano le polpette Capri, questo non lo so onestamente. E niente, assaggiamoli. Qua ci voleva forse il cucchiaio a dire il vero. Allora, il sapore è molto asciutto, molto asciutto. Leggermente dolciastro, non è proprio malaccio, non è buono, per carità, perché non è buono, però sa un po' di pomodoro, cioè proprio questo sapore sempre dolciastro, sapete, come ci hanno messo troppo zucchero, troppi dolcificanti, non so. Assaggiamo le polpettine, prima queste qua rotonde. No, non mi piace per niente. Sa di pollo, ma no, non mi piace, non so. Queste altre, allora alla fine cambia la forma, sono praticamente uguali, almeno è impercettibile la differenza di sapore. Sono entrambe pessime secondo me, veramente pessime. È un pranzo che costa poco, però secondo me il rapporto qualità-prezzo è negativo, nel senso che io non sarei disposto a pagare neanche €1 per un pranzo di questo tipo. Guardate qua gli spaghetti come sono. No, non so. Dico la verità, non so se ce la farò a finirlo. Mi verrebbe voglia di darlo al cane del vicino, però onestamente mi piacciono troppo i cani per fare una roba del genere. Quindi mi sa che mi toccherà finirmelo. Ah, ecco il voto finale, mi stavo dimenticando. Allora, è vero, avevo dato un 8 per il prezzo, però dopo che l'ho assaggiato, insomma, non posso fare la media perché il prodotto in sé per sé è pessimo. Quindi gli do un 4. Un 4, sono stato gentile. Anzi, spero che mi sponsorizzino il canale perché ho fatto una buona recensione, secondo me. Niente, se vi trovate in Norvegia, e a meno che proprio non siete disperati, lasciate stare questo tipo di prodotto perché non è per noi. E niente, a me tocca finirlo, perché mi spiace, dico la verità, buttarlo via. Chiederò una mano a mio padre, anche se non sembra molto entusiasta, e niente, ci sentiamo alla prossima. Magari fra qualche giorno devo smaltire questo pranzo. Ciao!